Popolo siciliano, io sono con voi. Popolo siciliano, io sono dentro di voi. Cane Capovolto nasce nel 1992 e abbiamo fin dall'inizio cercato di percorrere diverse strade inerenti il lavoro sull'audiovisivo, non limitando il nostro percorso di ricerca esclusivamente sui prodotti video, ma integrandolo costantemente con diversi aspetti della ricerca sull'audio. Già a partire dai primissimi lavori che appartenevano tutti alla serie Plagium, dove il video e l'immagine in movimento veniva messa costantemente in crisi dal suo legame con il testo o con l'audio. Noi avevamo scoperto, grazie a una rivista degli anni '80, di questa fantomatica Onda 400, che in pratica era il prodotto di una incoerenza audiovisiva del discorso. Allora è come se il cervello si mettesse in pausa e nell'attesa di ulteriori dati. In quel momento viene prodotta l'Onda 400 e noi, tutti quei nostri lavori avevano questa premessa e lo scopo di generare questa Onda 400. Questa ricerca sul montaggio ci ha portato a cominciare a immaginare i lavori video invece in maniera molto strutturale, e in questa direzione abbiamo cominciato a fare una serie di lavori che riducevano ai minimi termini, diciamo, il sistema linguistico di base dell'immagine video, con frammenti di pochi secondi, grosso modo 20-23 secondi cada uno, che ci permettessero comunque all'interno di quel limite molto rigoroso di riuscire a comunicare un elemento, diciamo, minimo ma assolutamente capace di essere esaustivo in quel tempo così ristretto. Ogni montaggio è costituito da 30 cellule, ognuna di queste cellule dura 23 secondi e ha la sua sigla e i suoi titoli di coda. E il senso della trasformazione da un lavoro all'altro è quello di produrre delle copie uniche, che vengono proiettate solo in un festival oppure ad una rassegna. Abbiamo cominciato a pensare come si potesse immaginare un progetto che mettesse gli eventuali fruitori in condizioni di dover improvvisare all'interno di se stesso, attraverso il rapporto tra ciò che si ascolta e ciò che si vede, una sorta di racconto immaginario. Nella realtà, Nemico Interno rimette proprio lo spettatore al centro dell'opera. Si tratta di organizzare equipaggi di un certo numero di persone, generalmente 10, 15 o 20, forniti di un lettore, di un file audio. Un percorso urbano, che può essere quello di qualsiasi città o piccolo centro, è diviso in 23 settori tematici e ti viene detto, attraverso questa voce narrante, che succederanno delle cose che chiaramente sono molto difficili da prevedere e da ipotizzare. La cosa curiosa è che la gente crede veramente che noi organizziamo, come all'interno di un set cinematografico, ogni minimo dettaglio, ogni minima cosa che può succedere. Trovavo quasi subito la persona o la cosa. Per esempio, quando c'era proprio della bella ragazza, subito così girandomi ho visto questa ragazza molto bella e quindi mi è sembrato un caso, e anche da una parte forse anche qualcosa che subito ho pensato forse loro hanno stabilito che io dovevo essere qui. Incrociavo proprio la farmacia o alcuni passanti con le loro descrizioni. Ci sono stati dei momenti in cui sì, ero un po' spaesato, un po' perché c'era questa voce che quindi seguivi,
e quindi eri anche forse in parte influenzato. È molto stimolante pensare a un'opera non come un prodotto esclusivo di un gruppo, nel nostro caso comunque di una persona, ma come una continua possibilità di rimettersi a un rapporto con un pubblico e a non dico tanto un giudizio, ma un confronto molto, molto solido che ti dà sicuramente stimoli molto creativi e molto interessanti da questo punto di vista. Certo, poi arrivi al punto che senti di avere in testa il prodotto, metti un punto, termini il montaggio, distruggi i file di riferimento e l'opera è finita. È finito. Non riesco a ricordare nulla. Non devi ripetere continuamente questa parola. Non riesco a ricordare nulla.